Per prima cosa si procede a fissare il filato testorizzato o floss sul corpo dell'amo. Come nel filo di montaggio si procede a recidere le eccedenze. Si prende poi un pezzo di filato di colore nero o comunque contrastante al colore del corpo che servirà per l'anellatura. Sempre con la filanca nel bobinatore si continua l'avvolgimento verso la curva dell'amo, considerando che essendo un amo grub non ci sarà una porzione di amo realmente diritto. Stabilita la lunghezza del futuro corpo dell'artificiale, con passaggi ripetuti del floss, ci si adopererà per fornire la necessaria conicità all'imitazione. Il floss facilita chiaramente la costruzione di un corpo molto più celere rispetto a quella del solo filo di montaggio. Si procede con l'annodatore a molla a chiudere temporaneamente la mosca e a recidere la filanca. A questo punto si sostituisce la filanca con del filo di montaggio nero. Ancora una volta si recide l'eccedenza del filo e ci si dispone, con il filato per l'anellatura, a costruire gli anelli addominali dell'emergente. In questo caso, a differenza dei corpi in materiale di riporto o comunque di dubbing, l'avvolgimento potrà avvenire nello stesso senso dell'avvolgimento della filanca stessa. Si incrocia il filo con il filo di montaggio e ancora una volta si procede alla recisione. È necessario un irrobustimento del corpo, altrimenti sarebbe troppo facilmente aggredibile dai denti dei pesci, e quindi un velo di colla alla nitro sarà sufficiente ad allungare la vita del nostro artificiale. Si tratta di una colla a essiccazione rapida. Si seleziona poi una piuma di pernice o di starna, che a differenza delle piume del collo di gallo sono un materiale molto più morbido, non avrà difatti una funzione di sostegno dell'artificiale, ma quella piuttosto di dargli vitalità e movimento nella corrente. Si afferra la piuma di pernice con la pinza per l'ecol e al pari di quanto si fa per una mosca secca si procede all'avvolgimento, che riguarderà però una piccola porzione di gambo immediatamente dietro alla testa. Si fissa l'eccedenza della pernice ed anche in questo caso la si recide. Si procede poi a formare la testa dell'artificiale. A chiusura della mosca, una volta ottimata la testa, interviene di nuovo l'annodatore a molla. Una goccia di vernice renderà sufficientemente solida anche la testa dell'artificiale oltre che il corpo. Si tratta di una emergente generica
che può rappresentare tanto tricotteri che effimere.